Nel centro storico di Mantova, sopra i portici più animati della città, esposta a Piazza Broletto, si erge la facciata dell'Ufficio della Stadera, una delle testimonianze storiche più economiche della centralità mantovana, ma anche una delle più illeggibili a causa del tempo cronologico e atmosferico. L'Ufficio della Stadera è una frazione a parte rispetto all'originario complesso tardo-quattrocentesco dell'antica Università dei Mercanti, un tempo luogo fondamentale per il commercio, e ancora oggi ne sono evidenti i segni di potere impressi nei marmi, come i raffinati capitelli delle colonne che esibiscono l'inconfondibile stemma dei mercanti. Poche straordinarie tracce restano aggrappate alla facciata dell'ufficio di Piazza Broletto, nelle quali il precedente proprietario dell'immobile ricorda ancora una raffigurazione di Federico II a cavallo, affresco databile intorno al 1520 ed eseguito dall'artista friulano Giovanni Antonio De Sacchis, detto il Pordenone. Dell'affresco ad oggi non ne resta che qualche residuo, dopo lo strappo avvenuto negli anni 70. Gli affreschi negli anni 70 sono stati strappati dal muro, rincollati su tela e riposizionati sul muro per mezzo di colla e chiodini. Non se ne conosce la ragione e non siamo neanche sicuri che siano stati riposizionati nella collocazione originaria. Dalle tracce più evidenti, l'affresco potrebbe ricordare la stessa raffigurazione equestre presente nella chiesa di San Rocco a Venezia, anch'essa rappresentata dal Pordenone. La facciata presenta negli archi e nelle fasce marcapiano originali decorazioni in cotto con motivi a fogliette, perle e fusi, tipici dell'epoca tardo-quattrocentesca, manifatture finissime e fragili, ad oggi sottoposte ad un delicato intervento di recupero. Le cornici in cotto, esposte per 5 secoli agli agenti atmosferici, sono state consolidate e quindi pulite. Gli strati scuri che abbiamo ritrovato erano dovuti alle vernici alterate e a strati di depositi carboniosi dovuti all'era industriale. Dove mancava l'intonaco è stato risarcito con malte a base di calce. Ammirabili gli affreschi rimasti protetti al di sotto della cornice e quindi dalla gronda, una girandola di putti che si divertono a danzare e capriolare dentro fuori di traverso ad un festone di alloro, conservando ancora i colori vivacissimi di un tempo. La tecnica è un'ottima tecnica d'affresco e ancora si leggono le tracce dell'incisione che serviva per riportare il disegno dal cartone all'intonaco fresco. La superficie pittorica è stata consolidata, è stata fissata con resina acrilica puntualmente, quindi stuccata, reintegrata e quindi protetta. La forza del colore e il movimento che ancora si percepisce nei putti che saltano tra i girali è ancora notevole nonostante sia passato così tanto tempo.
Anche la fascia marcapiano formata da mattoni con fogliette ha subito notevoli danni, ma è stata reintegrata nelle parti mancanti con nuovi mattoni in cotto, attraverso una riproduzione dell'originale, mantenendo però una connotazione di restauro. In accordo con la Sovrintendenza ai beni architettonici abbiamo deciso di operare una ricostruzione plastica, perché ciò era funzionale all'architettura della facciata. La fascia marcapiano al di sotto delle finestre del primo piano, composta da mattoni decorati con fogliette, era piuttosto lacunosa. È stato deciso di riproporla plasticamente, quindi di riprodurre i mattoni mancanti attraverso un calco realizzato dal vero in gomma siliconica. Quindi da quel calco è stato realizzato un ulteriore controforma in gesso e da lì sono stati ricreati i mattoni in fornace, rendendoli però distinguibili in quanto restauro con un'operazione di rigatura della fascetta liscia del mattone. Una volta cotti, i mattoni sono stati riposizionati in opera. L'opera di salvataggio della facciata, delle cornici e di quel che rimane dei suoi preziosi brani d'affresco si è compiuta, restituendo alla città un frammento di quel patrimonio artistico storico che fanno di Mantova una città fantastica più reale che mai.